Ciao a tutti, bentornati nella playlist matrici. Ieri abbiamo incominciato a parlare di matrici e in particolar modo abbiamo visto le prime operazioni, la somma e la sottrazione tra matrici dello stesso tipo. Oggi continuiamo e andiamo a vedere il prodotto. Prima di tutto vi mostro un esercizio facile che consiste nel prodotto di una matrice per un numero. Questa matrice è formata da 2 righe e 3 colonne, quindi è del tipo 2x3. Il prodotto di una matrice per un numero chiaramente sarà di nuovo una matrice dello stesso tipo, 2x3, dove gli elementi saranno tutti moltiplicati per il numero davanti. Quindi l'elemento di posto 1, 1 della mia matrice sarà 3x2, 6. L'elemento di posto 1, 2 sarà 3x0. L'elemento di posto 1, 3 sarà 3 per meno 1. Andiamo avanti, l'elemento di posto seconda riga prima colonna sarà 3 per un terzo, 1. L'elemento di posto 2, 2 sarà 3 per 4, 12. E infine l'elemento di posto 2, 3 sarà dato da 3 per 0. Come vi dicevo, moltiplicare la matrice per un numero è molto semplice. Ora andiamo a vedere un esercizio più difficile, cioè il prodotto tra due matrici. La regola importante che dovete sapere è che non è sempre possibile moltiplicare tra di loro due matrici. Devono rispettare una condizione, che è la seguente: il numero di colonne della prima matrice deve essere uguale al numero di righe della seconda matrice. Se non è verificata questa condizione, allora non è possibile calcolare il prodotto. Quindi nella somma e nella sottrazione tra matrici abbiamo visto che possiamo sommare o sottrarre matrici purché siano dello stesso tipo. Nel prodotto tra matrici invece dobbiamo andare a verificare questa condizione. Quindi la prima matrice ha 2 righe e 3 colonne, quindi scriviamo 2x3. La seconda invece ha 3 righe e 4 colonne e scriviamo 3x4. Dobbiamo verificare che questo numero coincide con questo. È lo stesso, quindi possiamo fare la moltiplicazione. Il risultato sarà una nuova matrice, le cui dimensioni sono 2x4. Ora dobbiamo andare a riempire questa matrice. Nell'elemento 1, 1 metterò il risultato di questa operazione. Moltiplico gli elementi di questa riga con questa colonna. Precisamente il calcolo è questo elemento per questo, più lui per lui, più lui per lui. Questo è il movimento che dovete fare con il dito, perlomeno io me lo ricordo così. Vi scrivo comunque anche l'operazione così ve la studiate con calma. 2 per 1, 2, più 0 niente, più 0 niente. Questo calcolo fa 2 e questo è il numero che andrò a mettere nella prima riga, prima colonna. Poi allo stesso modo riga 1 colonna 2 dovrò fare riga 1 per colonna 2, quindi abbiamo detto lui per lui più lui per lui più lui per lui. Lo so, sembra un po' incasinato, in realtà con la pratica vedrete che questo movimento che faccio io con la mano vi verrà automatico. Comunque per le prime volte il mio consiglio è sempre scrivere i passaggi come sto facendo io, così per prendere mano e acquistare questo automatismo. Allora facciamo i calcoli: 0, 0, 1 e questo lo vado a scrivere nel posto prima riga seconda colonna. Andiamo avanti, quindi il posto prima riga terza colonna dovrò fare la prima riga della matrice 1 per la terza colonna della matrice 2. Quindi abbiamo detto 2 per 3 più 0 per 4 più 1 per meno 2. Facciamo i calcoli: 6 più 0 meno 2 fa 4 e lo vado a scrivere qui. L'ultimo termine della prima riga sarà dato dalla prima riga per la quarta colonna, quindi giallo per giallo più arancione per arancione più rosa per rosa. Il calcolo è questo: 0 più 0 più 3. Il risultato è 3 e lo metto qui. Allo stesso modo con i successivi termini. Se ve la sentite mettete stop al video e provate a farlo da soli. Allora, come ve la siete cavata? Se non avete messo stop perché ancora non ve la sentite, facciamolo insieme. Quindi seconda riga prima colonna vuol dire che dovrò fare la seconda riga della prima matrice per la prima colonna, quindi adesso l'operazione è
con la seconda. Stesso calcolo, lui per lui più lui per lui più lui per lui. Quindi viene meno 1 meno 10 più 0, meno 11. E vado a scriverlo qui. Ora, seconda riga, seconda colonna, dovrò fare seconda riga, seconda colonna, ovvero meno 1 per 0 più meno 2 per meno 1 più 3 per 1. Facciamo i calcoli: 0 meno per meno più 2 più 3, 5. Gli ultimi due: seconda riga, terza colonna, seconda riga, terza colonna, meno 1 per 3 più meno 2 per 4 più 3 per meno 2, quindi meno 3 meno 8 fa meno 11 meno 6 meno 17. Ultimo, seconda riga, quarta colonna, quindi moltiplico la seconda riga della prima matrice con la quarta colonna della seconda matrice. Meno 1 per 0 più meno 2 per 2 più 3 per 3. Facendo i calcoli viene 0 meno 4 più 9 che fa 5. Ed ecco qua il risultato del nostro prodotto, una matrice di 2 righe e 4 colonne i cui elementi li abbiamo ottenuti con questi calcoli. Sembra macchinoso, ripeto, fidatevi, con la pratica vedrete che vi verrà tutto automatico. Ecco qua gli esercizi di oggi, fanne un paio, oppure se ti va falli tutti. Io adoro le matrici e quindi mi diverto sempre a fare tanti esercizi. Fammi sapere qui nei commenti come sono andati, se erano troppo facili, troppo difficili, oppure se hai bisogno di qualche chiarimento. Io vi leggo sempre e appena riesco vi rispondo. Buon allenamento! Dopo questa full immersion di esercizi spero che tu abbia capito benissimo questo argomento. Ti ricordo che se vuoi approfondire puoi guardare la playlist sull'argomento che ti interessa. Qui sotto al video trovi tutti i miei consigli. E ricordati che per un ripasso completo c'è sempre il mio video finale che si chiama ripasso generale, in modo da metterti alla prova e vedere se effettivamente ti è tutto chiaro. Io ti saluto e ti ringrazio per aver visto questo video. Clicca mi piace e attiva le notifiche per non perderti i nuovi contenuti. Io sono Monia Tomassini e il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.